Ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video dei prodotti MSA. In questo momento sono stati mostrati questi prodotti, io ce l'ho già da un po' di tempo in anteprima e vi posso già dire che sono dei bei prodotti. Questa volta, a differenza degli altri video, a colpirmi è il mouse più che le cuffie. Andiamo con ordine e cominciamo a parlare del mouse. Allora, partiamo subito con le specifiche tecniche, così ce le leviamo e parliamo di altre cose. Questo è un mouse ovviamente da gaming ed è ovviamente RGB, ovviamente controllabile tramite il programma Mystic Light di MSI che controlla tutti i LED dei loro prodotti. Ha 5 velocità di DPI diverse, fino a 6200, sì, fino a 6200 DPI. Ovviamente ha un'interfaccia USB che è 2.0, è compatibile con tutti i sistemi operativi Windows. Lo switch è uno switch Omron, i tasti che sono programmabili ovviamente, ed è leggero e pesa soltanto 98 grammi. Ora che ci siamo levate le specifiche che potete sempre leggere da qualunque parte, ma che io ve le dico essendo prodotti in anteprima, e andiamo a parlare del mouse. Confezione classica, niente di particolare, ovviamente sempre molto bella ma classica. Allora, innanzitutto ovviamente USB, come ho detto, 2.0, placcato in oro, quindi bellissimo. Ha un grip veramente formidabile, si tiene benissimo. Di lato ha delle specie di cuscinetti, delle membrane che fanno aumentare il comfort. Il grip è perfetto sia nella fase normale sia nella fase di scroll tramite la rotellina. I tasti sono ovviamente laterali, ha il tasto dei DPI ovviamente su. I tasti laterali, appunto, come ho detto, sono programmabili. I LED sono nella parte di sotto dove c'è il drago e nella parte in mezzo. Sono due LED che non devono necessariamente essere per forza sincronizzati, infatti possono avere due colori contemporaneamente diversi. Questo potete anche vedere, diciamo, dalla scatola. Il cavo non è telato, è un cavo normalissimo, ha una bella chiusura qui per accorciare comunque il filo, che non è il classico strappo, però è molto più resistente a mio avviso e si sporca di meno della classica fascetta di velcro. E il cavo, come stavo dicendo, non è telato, è un cavo normale. Il prezzo di questo prodotto, che nello specifico è il CLUTCH GM30, ma sicuramente avete visto il nome precedentemente sulla scatola, è intorno ai 40, tra i 40 e i 50 euro, dovrebbe costare 45 se non sbaglio. Ovviamente non so i prezzi ufficialmente, quindi al solito vi ricordo i link quando saranno disponibili, li troverete in descrizione, e ovviamente i prezzi potrebbero variare da sito a sito. Ovviamente vi metterò sempre quelli di Amazon e quelli del sito MSI. È un prezzo che vale assolutamente per questo mouse, ripeto, è leggerissimo e comodissimo e si comporta benissimo nel gaming. Vado veramente bene a utilizzarlo, soprattutto per un fattore, ripeto, di peso che è veramente poco, e per un ottimo grip. Assolutamente uno dei mouse di fascia media, ottimo per la sua comodità e per il rapporto qualità-prezzo. Un mouse assolutamente perfetto. Non c'è assolutamente un ritardo durante il gioco, durante il normale utilizzo neanche stiamo a parlarne. Molto rapidi, non sono per niente duri, è un click molto deciso ma non duro, quindi comunque tu riesci a percepirlo, a dare il giusto impatto col dito senza fare troppa fatica, ma senti quel poco di durezza che è necessario in un mouse. Questo secondo me è un fattore molto importante, perché nel gaming potrebbe influire, quindi in questo caso influisce positivamente a mio avviso. Poi dipende, ogni giocatore ha la sua modalità, le sue impostazioni di gioco. Mettendo da parte il mouse, passiamo alle cuffie, che sono le Immerse Gh50.
Sono delle fantastiche cuffie, ovviamente RGB, anche controllabili tramite il solito programma. E andiamo adesso a prenderle, riusciamo completamente, vi faccio vedere, vi spiego cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Nella confezione trovate, ragazzi, anche uno sdoppiatore jack, sempre placcato in oro, e vi spiego le mie perplessità. Allora, qui abbiamo delle cuffie molto belle esteticamente, cioè se per esempio fossero un paio di cuffie wireless così, un'estetica bellissima, perché ci troviamo di fronte a un contrasto di colori da un grigio a un nero, per non parlare poi di quando sono accesi i LED, veramente bello. Sono delle cuffie veramente fantastiche. MSI, se mi vuoi regalare qualche cosa io lo accetto. Detto questo, messaggio subliminare, torniamo alle cuffie. Allora, queste cuffie sono comodissime per i padiglioni che hanno, in pelle, e il dentro è in tessuto, comodissime, si sentono veramente da Dio. È bello che queste cuffie possono fare questo leggero gioco, perché durante le sessioni, o comunque quando vanno a, ve le faccio vedere, vanno a mettersi così, allora intanto sono leggerissime e questo leggero movimento dà un comfort in più all'orecchio. È difficile da spiegare, ma in realtà una volta provate ve ne rendete conto anche voi, perché ci sono magari quei leggeri movimenti che si possono fare inconsciamente anche con la testa, non necessariamente con le orecchie ovviamente, che sono come ammortizzati da queste cuffie, e questo migliora di più le prestazioni e il comfort nelle lunghe sessioni. Inoltre i materiali sono ultra resistenti, dentro è in acciaio, cioè la parte in acciaio, non è solo plastica. La parte in plastica è una plastica dura, fatta molto bene. Ripeto, il contrasto di design è fra le parti nere, che sono la parte di sopra, i padiglioni, e dove ci sono appunto i LED, con il grigio della plastica, stanno veramente bene. Quello che non mi è piaciuto di queste cuffie è il controller, sottile ma è lungo, non è sottilissimo, però è comunque grande, ecco. Di lato possiamo trovare la classica levetta rotellina, anzi, per alzare e abbassare il volume. Abbiamo il tasto per mettere muto e il tasto per attivare il 7.1. Cavo placcato in oro, USB punto placcato in oro, e il cavo è telato, questo mi piace tantissimo. Ma c'è un tasto pure in più, che è questo al centro, dove c'è un'icona delle cuffie che vibrano, e serve per dare una sensazione di bassi più vibranti, più potenti. E questa funzione è attivabile e disattivabile, perché ovviamente non a tutti piace questo, e non soprattutto in tutte le situazioni è adatto. E queste cuffie hanno pure un classico microfono rigido, è leggermente flessibile ma è perfettamente rigido, che si può attaccare o scollegare a piacimento, ed è appunto attaccato tramite un attacco jack normale. Questo modo, questo attaccare e staccare questo jack e questa funzionalità di questa cuffia mi fanno pensare anche un tipo di cuffia non solo prettamente gaming, anche se ovviamente nasce per il gaming, ok, però vi posso garantire che durante un film con l'audio di alta qualità, film di alta qualità ovviamente eccetera, si sentono davvero bene e si possono godere appieno di alcuni effetti speciali. Chi è un appassionato di cinema, comunque di film, che come lo sono io, sa di cosa parlo e capisce bene quali emozioni possono trasmettere in più determinate sensazioni provate con l'apparecchiatura giusta. Quindi io mi sento di dire a MSI che non solo ha fatto delle cuffie da gaming, ma anche tranquillamente per guardare film, serie eccetera. Le prestazioni in gaming sono fantastiche, sono completamente isolanti, il suono viene è nitido e amplificato, vi immerge totalmente, ma questa è una peculiarità di questa linea delle cuffie, però queste sono ancora di più. È un modello veramente ottimo, veramente realizzato in maniera direi quasi perfetta. Ripeto, il controller non mi convince, non mi piace questa grossezza, anzi questa grandezza.
Per il resto mi piace che si può smontare il microfono, mi piace questi contrasti di colori, mi piace tutto. L'unica pecca appunto è questo controller. Ovviamente le cuffie sono RGB, perché ho preferito di più il mouse alle cuffie, perché nel mouse non ho trovato difetti. Fondamentalmente l'unico difetto che posso trovare in quel mouse, come ho detto, è il fatto che il cavo non sia telato, ma è più un gusto ed è un fattore che io li preferisco più telati perché non si attorcigliano eccetera, però è più un fattore appunto personale, c'è chi li preferisce in quel modo. Questo invece è un fattore funzionale, quindi io per questo ho preferito, all'inizio video ho detto preferisco in questo caso il mouse, l'ho trovato un po' più completo. Il prezzo di queste cuffie dovrebbe essere intorno agli 80-90 euro al solito, dipende da dove si andranno ad acquistare. Prezzo più che valido, anzi mi sorprende sinceramente un prezzo così ridotto per queste cuffie, perché appunto le funzionalità che ho spiegato prima, quindi assolutamente rapporto qualità-prezzo eccezionale anche in questo. Benissimo, siamo giunti alla fine di questo video, che io ringrazio voi per averlo visto, e se avete delle domande vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei social per guardare le foto o per scrivermi in direct o per chiedermi quello che volete. Più in basso potete lasciare i commenti e cui io rispondo nel breve tempo possibile. Ringrazio ovviamente MSI per aver fornito questi due prodotti, che sono dei prodotti fantastici e completi, soprattutto ad un prezzo basso, perché con circa 150 euro arrotondando potete portarvi a casa un paio di cuffie e un mouse da gaming professionali, a prezzi contenuti e con delle cuffie che potete godervi anche la vostra musica e i vostri film, quindi assolutamente ottimo. Per questo video è tutto, ci vediamo come sempre ad un prossimo video e ciao a tutti.